Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione vi voglio mostrare un esempio di modellazione per superfici, ovvero una tecnica di modellazione che normalmente si utilizza per ottenere parte o anche la totalità di un modello discretamente complesso, costituito principalmente da superfici spline, anche dette superfici organiche, e poche superfici piane o superfici cilindriche o troncoconiche. Prima di cominciare però vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche e iniziamo subito con l'esempio che in realtà è un oggetto molto simile all'esercizio del blend che abbiamo visto tempo fa. Quindi si tratta di una brocca. Altra cosa che vi volevo dire è che la modellazione per superfici normalmente, se possibile, se c'è una simmetria, si applica soltanto a una metà o a una porzione del modello, per poi specchiare, ad esempio, questa porzione, se si tratta di una metà, ed ottenere di conseguenza il modello intero. Questo perché la modellazione di superfici spesso richiede numerosi passaggi e si risparmia molto lavoro, appunto dividendo a metà la geometria. Iniziamo quindi a costruire le curve che ci serviranno per realizzare poi le prime superfici. Si tratta di curve che appartengono tutte a dei piani e quindi possiamo tranquillamente usare lo sketch e poi dovremo sicuramente costruire dei piani paralleli ad una certa distanza, appunto per realizzare le altre curve. Iniziamo a creare il primo sketch sul piano top. Si tratta di una semicirconferenza, proprio per il discorso che vi ho fatto prima. Per ottenere una semicirconferenza nello sketch è sufficiente costruire anche una circonferenza, dargli il diametro che vogliamo, che in questo caso è 150, e dividerla a metà con il comando, ad esempio, linea segmento. È sufficiente fare così e si ottiene una semicirconferenza. Confermiamo. A questo punto costruiamo un piano parallelo con il comando piano, ovviamente, scegliamo il piano top, che deve essere parallelo a questo, la distanza deve essere 60. Ok, su questo nuovo piano andremo a fare un ulteriore sketch, anche questo sarà una semicirconferenza, la facciamo con il comando arco di circonferenza, in questo caso rimaniamo in una visualizzazione tridimensionale, e il diametro lo andiamo a ottenere convertendo la quota di raggio in una quota di diametro e deve essere pari a 200. Confermiamo. Di nuovo costruiamo un ulteriore piano parallelo all'ultimo che abbiamo fatto con un'altezza di 80. Andiamo a fare su questo piano uno sketch. Ci orientiamo sul piano di sketch. In questo sketch dobbiamo costruire i lati di un quadrato, che però è un quadrato ruotato di 45 gradi, quindi possiamo anche farlo disegnando un'unica linea, che poi specchiamo rispetto al riferimento verticale. Gli aggiungiamo un vincolo di ortogonalità ai due lati e aggiungiamo una quota ad uno solo dei lati perché l'altro è evidentemente uguale e in questo caso deve essere 90. Confermiamo ancora, andiamo a fare l'ultima curva, ma ovviamente anche questa appartiene a un piano che dobbiamo costruire, quindi utilizziamo il comando piano, scegliamo l'ultimo piano utilizzato, in questo caso l'offset deve essere di 120. Ok, e in questo caso facciamo sempre uno sketch, ma dobbiamo costruire una curva leggermente più complessa perché sarà un arco di circonferenza che poi si aggancia a un segmento rettilineo, ovviamente tangente. Fatto in questo modo, anche qui andiamo a modificare la quota di raggio in una quota di diametro che deve essere 160. Prendiamo poi il comando quota e definiamo la distanza tra questo vertice e il centro della circonferenza, che deve essere 130. Confermiamo. Abbiamo costruito le 4 curve su cui poi appoggeremo una superficie. L'ultima curva fatta, vi mostro una cosa che forse non avete ancora visto, ne converto lo stile di linea facendo tasto destro proprietà e da questo comando gli vado a scegliere lo stile centerline. Apply, quindi applica e chiudi e noterete che appunto adesso
è una curva a tratto e punto. Questo perché mi potrebbe poi essere utile sulla messa in tavola per mostrare quella che è la generatrice della parte superiore di questo modello. Detto ciò, utilizziamo il comando blend limite o boundary blend che troviamo qui e costruiamo una boundary blend selezionando appunto in sequenza le curve nell'ordine con cui le abbiamo costruite, quindi partendo da quella inferiore e poi con il control selezioniamo le altre in questo modo. Noterete che ci mostra in anteprima quello che sarà il risultato di questa superficie. Non mi piace questa parte finale, preferisco che questo punto si raccordi direttamente a quest'altro. Per fare ciò lo posso fare all'interno del comando boundary blend, selezionando e gestendo i punti di controllo in questo modo. Vado a selezionare la terza catena, mi mostrerà i punti di questa terza catena, che sono ovviamente i vertici di quella polilinea. Seleziono il vertice che mi interessa, questo, e sulla catena successiva, ovvero la quarta, gli seleziono questo vertice in modo che lo costringo a collegarli e di conseguenza anche a modificare la forma di questa linea. Quindi questa è una cosa che a volte può essere utile sul comando boundary blend. A questo punto col tasto centrale confermo e mi ha costruito questa superficie. Notate che le superfici in Creo Parametric sono evidenziate con un colore azzurro, mentre invece i solidi sono mostrati con un colore grigio. Le curve di sketch adesso non mi interessa più vederle, in particolar modo queste tre in basso, quindi le posso selezionare con il CTRL e nascondere. Se vogliamo che siano sempre nascoste, è cosa buona e giusta andare su Vista e dirgli di salvare lo stato di visualizzazione, in modo che se salviamo il file, alla successiva riapertura si ricorderà il fatto che abbiamo nascosto quelle tre curve di sketch. Questa è un'informazione aggiuntiva che vi do perché in tanti casi può essere utile. Ok, abbiamo costruito quindi un'unione superfici, che in inglese è detta kilt, e la vediamo all'interno di questo albero. Nelle ultime versioni di Creo Parametric c'è una differente organizzazione dell'albero del modello che mostrerà anche le superfici che stiamo andando via via a costruire e mostrerà tutte le singole superfici. A questo punto e le possiamo anche selezionare, quindi la selezioniamo e la specchiamo rispetto al piano front che seleziona direttamente dall'albero e noterete che appunto lui va a specchiare l'intera superficie. Confermo e adesso abbiamo queste due mezze superfici, lo capiamo che sono due mezze superfici anche dall'albero del modello e lo possiamo anche notare dal fatto che se cambiamo visualizzazione e passiamo alla visualizzazione anche in wireframe, noteremo che i bordi esterni delle superfici sono evidenziati in rosa, mentre i bordi interni sono invece in viola. A questo punto ritorno alla visualizzazione ombreggiata e direi che vado a fare un'operazione, ovvero un'operazione di unione delle due mezze superfici, le seleziono entrambe e gli dico unisci con questo comando qui, che poi lo troviamo anche qui esattamente la stessa cosa. Questo è un comando che è molto importante nella modellazione per superfici. È un comando che consente sia di unire più superfici, ma anche di filare e unire una coppia di superfici. Quindi in questo caso clicchiamo su unisci. Se vogliamo possiamo anche specificare che non deve essere un'intersezione, ma deve essere un'unione. Confermiamo e adesso se cambiamo visualizzazione noteremo che ci sono solo dei bordi rosa nella parte superiore che è evidentemente aperta e nella parte inferiore, mentre le due mezze superfici sono state unite, di conseguenza anche questo bordo sarà di un colore viola abbastanza scuro e poco evidente. Ritorno alla visualizzazione ombreggiata, andiamo a chiudere la parte superiore di questa brocca e lo facciamo con un'estrusione che sarà in realtà un'estrusione di superficie, perché ricordatevi anche con le estrusioni possiamo fare delle superfici. Quindi clicco sul comando estrusione, mi accendo i piani, scelgo sempre il piano front, mi oriento sul piano di sketch e disegno due archi di circonferenza consecutivi e tangenti. Quindi piazzo un centro più o meno in questa posizione, mi aggancio a questo riferimento e disegno il primo arco di circonferenza e poi o con lo stesso comando oppure con il comando tre punti estremo tangente disegno un arco che parte da qui, che
quindi sarà automaticamente tangente, e che più o meno è posizionato in questo modo. Lui mi ha messo questo vincolo di orizzontalità che in realtà preferisco cancellare perché gli voglio dare un altro vincolo, un vincolo di coincidenza tra questo vertice e questo bordo e tra quest'altro vertice e questo bordo, sempre perché non voglio avere delle quote eccessive e inutili all'interno del mio sketch. In questo caso mi interessano solo le quote di raggio e quindi le vado semplicemente a modificare perché il valore che lui mi propone non è quello corretto, quindi questa deve essere un raggio 500 e questa deve essere un raggio 340. Ok, confermo. Mi dice, guarda, mi hai disegnato all'interno di questa estrusione uno sketch aperto, ti convertirò le estrusioni in un'estrusione di superficie. A me ovviamente in questo caso va bene, quindi gli do ok. Mi fa questa estrusione di superficie da un lato, io dovrò farla da entrambi i lati, ma preferisco anche qui non realizzare delle quote che in realtà non mi interessano, quindi la profondità di questa superficie non mi interessa mostrarla e quindi cerco di costruirmi un riferimento tra virgolette intelligente a cui agganciarmi, quindi utilizzo i riferimenti al volo da questo menu, scelgo di costruire un punto, la feature di estrusione si mette momentaneamente in pausa, mi accendo i piani e faccio un punto come intersezione di questo piano con questo bordo. Preferisco non selezionarli lo sketch, cerco di dargli lo spigolo della superficie, eccolo qui, lo seleziono, ho fatto il primo punto e ripeto l'operazione dall'altra parte. Seleziono anche qui il bordo, poi con il CTRL gli do il piano. E quindi ho fatto due punti, adesso spengo i piani così forse li vedo meglio, i due punti che sostanzialmente mi rappresentano la profondità massima di quell'estrusione che abbiamo visto prima. Quindi qua gli do ok, rimetto in play la feature, gli dico che voglio fare un'estrusione fino a selezione da un lato, accendo i punti così vedo quelli che ho appena costruito, gli do il primo punto da un lato, poi sotto opzioni, lato 2, faccio la stessa cosa fino a riferimento e seleziono l'altro punto. In questo modo non ho quote che non mi servono, però ho costruito il fazzoletto di superficie che in realtà mi servirà poi per fare un taglio e chiudere la parte superiore di questo modello. Quindi confermo e anche qui nuovamente ho due kilt, due unioni di superfici, le seleziono entrambe con il CTRL e le vado ad unire. In questo caso il comando unisci mi serve anche perché mi consente di rifilare le parti delle superfici che in realtà non mi servono. Con queste frecce viola vado a gestire qual è il lato che voglio mantenere di ciascuna unione di superfici e lo vedo in maniera più chiara attraverso questa retinatura gialla, questa sorta di griglia gialla, ma lo posso vedere in maniera ulteriormente più chiara cliccando su questi occhialetti che mi mostrano in anteprima quello che sarà il risultato finale. Quindi se clicco qua vedo che in questo caso l'unione non è proprio corretta, quindi spengo gli occhialetti, inverto questa freccia e nuovamente controllo l'anteprima. Ok, in questo modo il risultato è quello corretto e quindi confermo. Ok, a questo punto vado a chiudere la parte inferiore di questa superficie. In questo caso usiamo un altro comando, anche questo spesso utilizzato nella modellazione per superfici, che è il comando riempi, in inglese fill. Non è altro che un comando che consente di riempire uno sketch con una superficie piana. Quindi è un comando che consente di creare unicamente superfici piane, che però sono delimitate da uno sketch. Quindi attivo il comando, seleziono il piano top come piano di sketch e mi disegno una circonferenza centrata qua e che si aggancia ai bordi delle nostre superfici. Tasto centrale, come vedete viene ombreggiata con quel colore, confermo e tasto centrale per confermare nuovamente. Anche qui ho una superficie aperta, vi mostro nuovamente mostrando la visualizzazione in wireframe che appunto il bordo di questa superficie è mostrato in rosa, quindi vuol dire che non è unita, ho conferma di questo anche dal fatto che nuovamente qui ho due superfici separate e che posso selezionare. Le seleziono entrambe e le unisco nuovamente con il merge. Posso anche non scegliere tra le opzioni join e intersect e direttamente vado a confermare. Nuovamente adesso le superfici sono unite.
Ok, altro passaggio importante nella creazione di un modello di questo tipo è la solidificazione, ovvero convertire una superficie che delimita un volume chiuso in un solido. E questo lo si può fare in Creo con il comando solidifica. Il comando solidifica è un comando che consente di riempire una superficie chiusa con del materiale solido, oppure consente spesso anche di creare delle interazioni tra solidi e superfici. Però in questo caso mi serve per la prima funzione, quindi clicco su solidifica, seleziono l'unione di superfici, potevo anche selezionarla prima, mi propone di riempirla con del solido, a me questa opzione va più che bene e quindi confermo. Infatti noterete che adesso il modello è di colore grigio perché effettivamente è un solido. Però mi sono dimenticato di fare un'operazione, posso creare adesso, sempre con la solita tecnica di spostare il punto di inserimento, e vado a fare un'operazione che mi consente di creare una sorta di incavo qui dentro e utilizzo il comando offset. Vado a fare un offset di questa superficie, ma non sarà un offset standard, sarà un offset con sformo, in questo modo. L'offset, anche questo è un comando molto utilizzato nella modellazione di superfici, ma l'offset ricordatevi che presenta diverse opzioni che potete gestire da questo menu. Noi in questo caso utilizziamo l'offset con sformo, ovvero andrà a creare una superficie offsettata che presenta una parete laterale che può essere, volendo, sformata. Per creare questa superficie laterale devo definire uno sketch, sempre su questo piano. Questo sarà uno sketch circolare di diametro 120. Confermo. Quindi mi fa un offset di 8 mm come indicato qui, con uno sformo al momento di 0 gradi, ma io questo lo modifico e gli do 30 gradi. In questo caso lui non crea delle superfici aggiuntive, semplicemente va a modificare quella superficie ottenuta con il riempi che abbiamo fatto prima. A questo punto riporto giù il punto di inserimento e ho applicato le feature successive, quindi l'unisci e il solidifica, quindi ho corretto abbastanza velocemente l'errore e la mancanza di prima. Ok, detto ciò, passiamo all'arrotondamento dei 4 spigoli laterali di questa brocca, che mi sarà utile poi per lo svuotamento successivo. Quindi vado a fare con il comando arrotondamento, appunto, vado a selezionare questi 4 spigoli, dandoli valore di raggio 6, che è già selezionato. Confermo. A questo punto uso il comando shell, ovvero il comando guscio, rimuovo questa superficie e con il CTRL gli seleziono quella a fianco. Il valore di spessore deve essere più basso di questo perché deve essere 2.5 e confermo nuovamente. Quindi ho ottenuto un contenitore vuoto, però devo aggiungere un altro dettaglio che non c'era nell'esercizio della blend simile a questa brocca, ovvero devo aggiungere una maniglia. Per farlo utilizzerò uno sweep a sezione variabile e quindi devo costruire almeno più di una curva per realizzare questo sweep. In realtà le curve saranno delle curve che appartengono a un piano, quindi possono essere delle curve di sketch perché sono effettivamente degli archi di circonferenza anche queste. Quindi mi accendo i piani, seleziono il comando sketch e scelgo sempre il piano front. Mi oriento sul piano, in questo caso vado a disegnarmi i due archi di circonferenza col comando centro ed estremi. Questi due archi di circonferenza devono avere un centro che è più o meno in questa posizione, poi lo quoterò meglio, e che devono arrivare a quel riferimento verticale. Ne faccio un secondo che starà sulla verticale del primo centro e arriverà sempre a quella verticale. A questo punto definisco le quote che sono, allora, innanzitutto questa distanza in orizzontale deve essere 46, questa altezza deve essere 145 e la distanza tra i due centri, nel comando quota, la distanza tra due centri, la andiamo a definire, deve essere 6. Poi in realtà dobbiamo anche cambiare
i raggi. Qui lui mi mette un vincolo d'uguaglianza, cosa che in realtà non deve essere perché i due raggi sono nettamente diversi, quindi cancello il vincolo d'uguaglianza e prendo la circonferenza che è al centro più in alto, che deve avere raggio 95. La circonferenza che ha il centro più basso deve avere il raggio 82,5. Ok, controllo solo velocemente le quote, 46, 6 e 145, quindi direi che ci siamo, confermiamo. A questo punto andiamo a fare lo sweep utilizzando queste due traiettorie, quindi seleziono la prima, con il control seleziono la seconda, clicco sul comando sketch e qui vado a definire come sezione dello sweep un'ellisse il cui diametro minore sostanzialmente si aggancia alle estremità di queste due curve, quindi prendo comando ellisse assi ed estremi, quindi disegno il primo diametro che si aggancia a queste due estremità e il secondo lo lasciamo libero in questo modo, ma in realtà deve avere una larghezza di 16. Ok, confermo. Noterò che in realtà Creo mi fa uno sweep solido a sezioni variabili, nel senso che il primo diametro di quell'ellisse varia in base alla distanza tra le due curve lungo il percorso, ma in realtà preferisco fare uno sweep di superficie, perché poi mi risulterà più facile delimitarlo ed evitare che entri all'interno della cavità della brocca. Quindi confermo qui, noteremo appunto che è una superficie, lo vediamo anche dall'albero delle superfici, eccolo qui. Devo rifilare questa superficie in modo che non invada la cavità interna della brocca e anche qui vado a usare, tra virgolette, un piccolo trucco, cioè una funzionalità che spesso si utilizza nella modellazione per superfici, ovvero l'estrazione di una superficie da un solido. Come si fa? È sufficiente selezionare le superfici che ci interessano del solido, che sono queste, e faccio semplicemente copia incolla, ovvero CTRL-C, CTRL-V. Confermo e noteremo che appunto abbiamo copiato le superfici di quel solido. E adesso queste superfici le possiamo utilizzare per rifilare la maniglia, cioè questa superficie qui. Quindi abbiamo nuovamente nell'albero delle superfici due superfici che possiamo velocemente selezionare, gli diciamo nuovamente unisci e facciamo solo attenzione che il lato della superficie che deve mantenere sia corretto, eventualmente lo controlliamo anche con gli occhialetti, sembra proprio di sì, e quindi nuovamente confermiamo. Quindi adesso abbiamo questa nuova unione che delimita un volume chiuso, unione di superfici che delimita un volume chiuso, la seleziono e gli dico solidifica e confermo. E quindi abbiamo fatto la nostra maniglia solida utilizzando però la modellazione per superfici. Manca definire alcuni dettagli che sono sostanzialmente gli arrotondamenti, quindi definisco un arrotondamento completo sul bordo della brocca, selezionando questo bordo, CTRL, seleziono quest'altro, tasto destro, nel menu contestuale gli dico arrotondamento completo. Ok, e lui lo realizza. Confermo, perché poi adesso voglio fare gli arrotondamenti alle estremità della maniglia. In questo caso utilizzo sempre il comando arrotondamento, ma andrò a utilizzare gli arrotondamenti cordali, ovvero gli arrotondamenti dove non viene imposto il raggio o il diametro della superficie che viene generata lungo quello spigolo, ma viene imposta una corda, ovvero la distanza tra i due punti, diciamo, di tangenza con le superfici che vengono raccordate. Quindi si utilizza l'arrotondamento cordale, che è questo, che ha poi anche il vantaggio di dare un effetto molto più omogeneo sul cordone dell'arrotondamento. In questo caso il valore non è 7 ma deve essere 4
e noterete che anche se diciamo, l'inclinazione reciproca tra le due superfici può cambiare lungo il percorso dell'arrotondamento, in realtà lui va a generare un arrotondamento che appare molto omogeneo perché appunto la sua corda è sempre costante. Lo andiamo a fare anche sull'altro spigolo con il control sempre, anzi in questo caso senza control perché qui l'arrotondamento deve essere sempre cordale ma di un valore più piccolo, quindi 3 mm. Confermo, CTRL D, se vogliamo passiamo a una visualizzazione un po' più realistica e abbiamo ottenuto il nostro modello mediante la modellazione per superfici. Ok, il video è abbastanza lungo, quindi direi che possiamo concluderlo qui. Vi saluto, vi mando un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.